Benvenuti in valutazione formativa e apprendimenti nei percorsi duali. Questo è un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolti ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skill for Trainers. In questo secondo episodio introdurremo il tema degli strumenti utili a creare un rapporto proficuo tra i diversi attori coinvolti nei percorsi duali, quindi stiamo anche in questa nuova conversazione parlando di triangolazione e il nostro obiettivo, il nostro interesse è vedere come il rapporto tra i diversi attori si può potenziare e migliorare la qualità di questo rapporto. Vi introduco i nostri ospiti, Luigi Cerchi e Alessio Moro. Entrambi lavorano nell'istruzione e nella formazione professionale, hanno molti anni di esperienza dei percorsi duali e nei rapporti con le aziende. Chiederei sia a Luigi e ad Alessio di fare una breve presentazione della propria attività lavorativa, del proprio ruolo, di che cosa si occupano. Salve a tutti, io sono Alessio Moro, sono il coordinatore del centro di formazione professionale del P11 del CNOSFAP Regione Lazio e lavoro al centro di formazione professionale da 7-8 anni e insieme ai miei colleghi abbiamo l'ordinario del centro di formazione professionale della formazione quotidiana che facciamo in aula e percorsi di formazione dentro le aziende. Un'azienda con la quale collaboriamo da sempre perché gioca in casa insieme con noi nel P11 è quella della nostra tipografia e quindi lascio la parola a Luigi per la sua presentazione. Sì, prego Luigi, benvenuto. Grazie, ben trovati. Sono Luigi Cerchi e sono appunto il direttore della tipografia salesiana, ormai diciamo l'unica rimasta come ente salesiano della tipografia. Sono il direttore, ho preso la responsabilità della tipografia da 3 anni e appunto in questi 3 anni ho avuto modo di collaborare in maniera stretta sotto tante forme, tra cui anche accogliendo i ragazzi del centro di formazione professionale, appunto come diceva Alessio, per il settore grafica e comunicazione. Benissimo, grazie allora per averci raggiunto, stare con noi in questa conversazione. Allora, introduciamo con una domanda generale il tema di oggi sulla qualità dei rapporti e il miglioramento dei rapporti tra i diversi attori coinvolti nei percorsi duali e vi vorremmo chiedere, ovviamente partendo dal vostro punto di vista, dalla vostra esperienza, l'importanza di questa stretta collaborazione tra istituzioni formative e aziende proprio nell'ambito dei percorsi duali e di quello che avviene in termini di crescita personale e di crescita delle competenze lavorative degli apprendenti e degli allievi in apprendistato. Prego, non so chi vuole... Dal punto di vista del centro di formazione è chiaro che un passaggio burocratico è quello di mandare i nostri allievi nelle aziende per una formazione situata. Però la nostra non è una risposta solo burocratica, non è una risposta estemporanea, fa parte dell'offerta formativa che i ragazzi aspettano con ansia. I ragazzi aspettano di potersi misurare all'interno di un ambiente lavorativo, di sospendere le loro giornate scolastiche, come tutti i ragazzi di questo mondo, e poterlo fare all'interno di un lavoro che hanno scelto in parte. Dico in parte perché poi questo tipo di esperienza, come già ho detto in precedenza, diventa una modalità di orientamento. Facendo si rendono conto se questo è veramente il loro lavoro. Quindi importantissimo. Sì, ovviamente ha risposto già Alessio in gran parte, no? Io dal punto di vista dell'azienda in realtà volevo sottolineare questo stretta. La collaborazione stretta significa l'apertura di un dialogo importante tra le aziende e appunto l'istituzione formativa. Quando parlo di dialogo lo dico sotto 2 importanti aspetti. Il primo è il percorso formativo che il ragazzo fa nel centro di formazione professionale e l'altro è la presentazione del ragazzo stesso, delle sue criticità, delle sue particolarità
E quindi questo dialogo stretto deve essere stretto, ma perché l'azienda deve sapere chi accoglie, sia da un punto di vista umano del ragazzo, ma anche poi effettivamente del percorso che sta facendo e come poi in azienda tutti questi due aspetti poi si possono in qualche modo gestire, aiutare poi nella loro crescita. Beh, ok, E allora proprio, sì, prego Francesco. sì, mi introduco io su questa prima parte, dopo questa prima parte introduttiva sulla definizione e su queste sottolineature sull'importanza della collaborazione tra i diversi attori per la realizzazione dell'apprendimento duale. Sarebbe anche importante per chi ci ascolta capire quali possono essere le sfide, soprattutto considerando la situazione attuale, immagino, possiamo ipotizzare, molto complessa, che riguarda i vostri contesti, le sfide che devono affrontare sia le aziende che le istituzioni formative proprio nell'organizzazione dei percorsi di apprendimento, di apprendistato duale. Quindi se riusciste a farci un breve elenco di queste sfide sarebbe una cosa importante per noi, e anche dirci, una volta identificate queste sfide, quali potrebbero essere i loro impatti sulla qualità poi dell'offerta formativa e della formazione. E intanto ne dico una, poi magari lascio Vai. la palla a Luigi e poi mi rinserisco. Una prima sfida che l'azienda fa nell'accogliere un adolescente in questo tipo di percorso è il fatto che sta accogliendo un adolescente, che sta accogliendo un ragazzo che si sta creando, che sta cercando di capire chi è, nella fragilità degli adolescenti di questo tempo, che è un tempo particolare legato al digitale, legato al post-Covid, legato a tante dinamiche che si inseriscono. E la relazione con l'adulto è sicuramente una sfida. Quella diventa la soluzione di successo o il blocco che può crearsi sin dall'inizio. Questo dal punto di vista formativo è quello che diciamo come CFP. Sì, sicuramente un altro aspetto dal punto di vista dell'azienda è quella di far respirare la produzione al ragazzo, quindi tutte le varie, diciamo, tempistiche che sono comunque diverse da quello che poi in pratica fanno nella scuola. E questo chiaramente significa in realtà dare fiducia al ragazzo. Questo secondo me è uno degli aspetti che le aziende devono tenere più, in realtà dovrebbero tenerle un po' tutti, ma cioè dare fiducia ai ragazzi, in qualche modo anche un po' lanciarli. E questo perché io sono stato alunno, quindi so cosa significa, no? E questo non sempre viene fatto, no? Però penso che sia un'occasione mancata. A questi ragazzi va data fiducia e quindi anche poi nell'aspetto proprio pratico del lavoro, cioè gli vanno affidate delle cose, partendo chiaramente con gradualità, ma una scommessa sul ragazzo va fatta anche come azienda. Dal momento che tu lo accogli, in qualche modo devi avere questa visione. Questo secondo me è una cosa molto importante, ecco, quindi come sfida questa credo sia importante. È molto interessante la doppia lettura, Francesco. Da un lato c'è la lettura pedagogica della scuola che contestualizza la vicenda anche esistenziale e lavorativa di questo ragazzo in un contesto oggettivamente difficile, sfidante, il post-Covid, il digitale che spesso totalizza o come dire, cattura quasi in un modo totale le vite dei ragazzi. Però poi sentendo Luigi dice ok, prendiamo atto, però una volta che si trova in una situazione concreta di produzione, lui ha utilizzato un termine che mi ha molto colpito: respirare la produzione, cioè le tempistiche, le richieste dei clienti, la lavorazione, il rapporto penso anche con i colleghi e i capi, qualcosa di simile, giusto? Quindi sì, assolutamente. c'è il mondo con le sue criticità, le sue, chiamiamole, distrazioni di massa, però poi c'è il respiro che tu senti quando entri in un laboratorio produttivo e devi far cose. Non so se ho colto bene
i vostri due punti di vista. Assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro il tandem che funziona bene con la tipografia, a parte il fatto che siamo proprio vicini di casa perché lavoriamo nella stessa casa salesiana, è che la tipografia supera quella logica di giudizio nei confronti della scuola, perché spesso capita di trovarci in aziende in cui la prima cosa che viene detta è: ma a scuola che questo non te l'hanno insegnato? Questa cosa non la sai fare? Ecco, il dialogo che si può instaurare tra un centro di formazione e una tipografia è provare a capire dove è riuscita ad arrivare la scuola con il suo insegnamento e cosa deve colmare invece l'azienda, perché per quanto un compito di realtà fatto a scuola sia un più possibile vicino alla realtà, non è la realtà. Non è vero. Ecco, per tornare quasi al simbolo del triangolo con cui abbiamo iniziato nell'incontro della volta scorsa, per adesso mi sembra che il discorso, un po' come diceva Maurizio, si sta focalizzando su quelli che sono i vertici un po' più principali del triangolo. Però se pensiamo all'istituzione formativa, e andando un po' al di là del concetto entitario, l'istituzione poi alla fine è fatta di persone. Queste persone non sono solo gli studenti, ma sono anche, ad esempio, i docenti. E che tipo di sfide, e questa è una domanda soprattutto per Luigi, vedi da questo punto di vista nell'organizzazione e nell'implementazione di questi percorsi? Qual è il rapporto con gli altri adulti che sono dall'altra parte, diciamo, della barricata, in senso molto lato del termine, di questo percorso? Guarda, in realtà un pochino l'ho introdotto all'inizio, nel senso che io ho un'esperienza ovviamente privilegiata, perché come diceva Alessio, chiaramente il fatto che siamo vicini, io poi tra l'altro conosco anche personalmente per esempio i docenti di grafica, di comunicazione che sono qui, e quindi in realtà so bene qual è il loro percorso formativo, cioè del ragazzo, so precisamente cosa sanno fare, cosa non sanno fare, cosa dovrebbero approfondire o cosa a me come tutor aziendale piacerebbe che loro imparassero. Che questo poi è un altro aspetto importante, però magari ne parliamo un po' più avanti. Certo. E quindi quando dicevo del dialogo intendevo proprio questo, cioè dove arriva la scuola e dov'è poi il passaggio in cui in azienda questi ragazzi poi effettivamente fanno anche volendo quello scatto. E quando dico che in azienda fanno lo scatto, ovviamente non sto denigrando il lavoro della scuola, ma anzi lo sto esaltando, ma in realtà in azienda il ragazzo potrebbe fare quello scatto. E io lo sto vedendo adesso con una ragazza che sta facendo il 4º anno appunto del CFP al più 11° e sono susseguirsi, cioè questa ragazza da un piccolo lavoro è finita per realizzare una rivista. E quando dicevo lo scommettere, e so che loro nel CFP in realtà non stanno trattando in questo momento l'impaginazione di una rivista, ma quindi stanno ancora un po' sul monopagina, però è lì, no? Quando vedi che la ragazza è pronta, risponde, se tu la segui in un certo modo anche in stage, e poi lì ti do. E lì è il momento che c'è lo scatto, no? È molto interessante questa cosa, cioè come se tu sei ben, allora, diciamo, tu hai, come hai detto bene, quasi sei uno spin-off dell'istituto, no? Cioè sei un'emanazione Sì. o comunque sei due entità che hanno rapporti molto stretti. Tu a un certo punto dici, ma io conosco il curriculum formativo, il percorso, che cosa imparano, però dice, io sto anche notando che l'ambiente duale crea degli scatti, delle accelerazioni, addirittura degli apprendimenti che vanno ben oltre il confine del curriculum formativo, cioè mentre gli altri ragazzi sono sul monopagina, lei è già, questa ragazza di cui ci hai parlato, è già focalizzata su un oggetto ben più complesso che è una rivista. Quindi Francesco, è come se insomma l'ambiente di apprendimento al lavoro accelerasse la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco, e in termini molto più stretti proprio l'acquisizione di nuove abilità, di nuove conoscenze per prodotti più complessi. Sì, da quella che è stata la mia esperienza puramente conoscitiva sul duale, forse uno dei temi
per chi lo organizza, parlo di istituzioni, un po' come può essere l'istituzione nella quale lavoro io, che è la provincia di Trento. Però il tema come dire, dell'identità degli studenti e delle identità degli studenti, perché da una parte sono comunque legati all'esperienza scolastica dell'istruzione formativa, dall'altra però devono anche diventare parte di un'organizzazione, seppur per un po' di tempo. E il fatto di sentirsi parte di due entità è sicuramente un valore aggiunto, perché questo aumenta la complessità, però immagino che possa creare anche situazioni di sfide per l'appunto, perché almeno quello che si dice dalle nostre parti, che ci sia una preferenza degli studenti dello stare nel contesto aziendale rispetto alla scuola, e quindi questo potrebbe comportare anche un piccolo processo, come dire, di spaesamento. Però ecco, forse il punto centrale è proprio capire, questo potrebbe essere anche una delle sfide principali, come gestire questo come dire, bilanciamento tra l'esperienza un po' più, tra virgolette, scolastica, e invece l'esperienza un po' più lavorativa, seppur formativa, all'interno del contesto aziendale, in modo tale da contribuire pure allo sviluppo un po' più omogeneo dell'identità complessiva stessa dello studente. Io ne faccio anche e soprattutto un discorso, come dire, di formazione di identità, da un certo punto di vista. Invece mi viene in mente, poi non so se sia Luigi che Alesso invece, perché ovviamente Luigi, essendo in un rapporto così stretto con il centro di formazione professionale, non può altro che parlare di quello che vede tutti i giorni nel rapporto con i colleghi e nel rapporto con i ragazzi. Però se questo rapporto non funziona, ok, cioè se il tutor aziendale non ha questa conoscenza così prossimale, no? Così vicina del curricolo, dei colleghi, quali potrebbero essere le implicazioni? Cioè, quando non c'è un rapporto virtuoso come quello di cui ci state parlando voi, non so se avete esperienze di casi critici, di situazioni che a un certo punto sono partite in un modo e avete dovuto mettere delle pezze perché stavano deragliando verso un'altra direzione, in questo caso. Cioè, cosa ci dite su questo? Qual è la vostra esperienza su questo, il vostro punto di vista? Vai Luigi, vai tu, poi io integro. No, io credo, cioè in realtà hai toccato un punto fondamentale. Io penso che il discorso vada affrontato un po' a monte, no? Credo che le aziende in questo senso debbano sporcarsi le mani. E credo che nell'attività formativa che il centro di formazione professionale presenta debba essere in qualche modo anche condivisa con le aziende. Cioè io credo che il percorso sia un percorso importante. Cioè, quando dico il dialogo non mi riferisco solo a un discorso del ok, ti sto mandando i ragazzi, okay. Allora loro hanno fatto questo e questo. Secondo me, quando parlo di dialogo parlo di un discorso che va all'inizio. Cioè, nel percorso formativo io so che questi ragazzi andranno a fare questa esperienza e necessariamente mi devo confrontare, scusatemi, con le aziende, anche solo per capire il mercato cosa offre, e in questo senso, quando dico sporcarsi le mani le aziende, è perché se le aziende non capiscono l'importanza della formazione, sono destinate a morire, perché in alcuni ambiti, più che ambienti, scusate, il centro di formazione professionale è la risposta. Ok. Mm-hmm. Io vedo nel settore della tipografia, che è cambiata radicalmente nel corso degli anni, ma ci sono alcune figure che sono fondamentali in cui c'è carenza di persone. E allora, se si apre un dialogo con le istituzioni formative e si cerca di capire quali sono i bisogni e quali sono anche le prospettive poi future di lavoro di questi ragazzi, che una volta usciti dalla scuola possano in qualche modo affrontare il mondo lavorativo, ma già da subito concretamente, io credo che lì hai vinto, no? Certo. Cioè, quando parlavo di dialogo lo intendo proprio a monte, quindi non solo un dialogo rispetto al ragazzo che sta arrivando da te in tipografia domani,
Cioè, parlo proprio di cercare un dialogo per capire dove vogliamo andare. E mi aggancio a quello che ha detto all'inizio di presentazione Alessio. E le aziende devono essere anche loro parte e si devono sentire responsabili anche della formazione di questi ragazzi, anche loro stessi. Perché solamente così riesci a, no, a fare, secondo me, quello scatto.